Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme il dolce tradizionale più rappresentativo del Natale, il panettone. Io ho preparato l'impasto interamente a mano e ho cercato di rendere il panettone davvero alla portata di tutti. Basta seguire il video passo passo e rispettare scrupolosamente le dosi per ottenere un risultato straordinario, un panettone profumato e super soffice. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie videoricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Iniziamo a preparare il lievitino del nostro panettone. Abbiamo bisogno di acqua a temperatura ambiente, lievito di birra fresco, zucchero e farina. La farina che sto usando ha 13 grammi di proteine e ha una W pari a 400. Tutti i pesi degli ingredienti, come al solito, sono scritti in info box sotto il video. Cominciamo a versare l'acqua in ciotola. Aggiungiamo lo zucchero e il lievito di birra e lavoriamo con una frusta. Lievito e zucchero sono ben sciolti e aggiungiamo la farina e continuiamo a lavorare. Eccolo qui pronto. Deve essere così fluido. Ora copriamo la ciotola con la pellicola e lasciamo lievitare per 45 minuti alla temperatura di 24 gradi. Ora vediamo insieme gli ingredienti dell'impasto del nostro panettone. 3 uova, sto usando uova a pasta gialla e sono uova medie, il loro peso è 160 grammi senza guscio. Farina, sempre W400, burro bavarese, zucchero semolato, aroma di vaniglia, potrete usare anche la bacca o l'estratto, scorza di arancia e limone biologici, sale e infine il lievitino. Aggiungiamo in ciotola lo zucchero e lavoriamo con una frusta. Ora aggiungiamo il lievitino. E continuiamo a lavorare con la frusta. Avete visto il lievitino com'è spumoso? È fermentato alla perfezione. Ora aggiungiamo gli aromi. E lavoriamo ancora. E adesso aggiungiamo la farina in 2 volte.
Ora lasciamo la frusta e continuiamo a lavorare con una spatola. Incorporiamo il resto della farina. A questo punto aggiungiamo il sale. Adesso possiamo lasciare la spatola e iniziamo a lavorare a mano, perché dobbiamo incorporare al nostro impasto il burro. Aggiungiamo il burro un po' alla volta. Io sto lavorando a mano, ma se vorrete potrete lavorare con la planetaria. Noi per inserire il burro manualmente impieghiamo circa 15 minuti. Anche se lavorerete in planetaria dovrete inserire il burro in maniera graduale. E quindi anche in planetaria a velocità media impiegherete circa 10 minuti. Il burro è stato ben assorbito e l'impasto, come vedete, si stacca perfettamente dalla ciotola. Ora lo lavoro 5 minuti in questo modo. Ecco il tipo di impasto che abbiamo ottenuto. Ora lo mettiamo in una ciotola pulita imburrata. Ora copriamo la ciotola con la pellicola e lasciamo l'impasto lievitare fino al raddoppio alla temperatura di 24 gradi. Guardate che lievitazione meravigliosa che abbiamo ottenuto. L'impasto ha impiegato 3 ore e mezza ad arrivare a questo punto alla temperatura di 24 gradi. Ora dobbiamo imburrare il piano di lavoro e lavorare l'impasto sul piano.
allarghiamo l'impasto. E a questo punto dobbiamo aggiungere al nostro impasto le sospensioni. In questo panettone io aggiungo soltanto uvetta. L'ho già ammollata e strizzata. Se vorrete potrete aggiungere anche i canditi o in alternativa gocce di cioccolato. E ora dobbiamo richiudere l'impasto. E a questo punto dobbiamo pirlare chiudendo l'impasto per metterlo nello stampo. Eccolo qui, l'impasto perfettamente chiuso. Ora lo inseriamo all'interno di uno stampo da panettone basso da 1 chilo. Le misure dello stampo le trovate scritte in info box sotto il video. E ora non ci resta che coprire lo stampo e attendere il raddoppio del volume, sempre alla temperatura di 24 gradi. Dopo 4 ore di lievitazione alla temperatura di 24 gradi, la cupola del panettone ha superato il bordo dello stampo. Ora togliamo così la pellicola e lasciamo 30 minuti il panettone scoperto a temperatura ambiente. Sono trascorsi 30 minuti, come vedete il panettone è ancora cresciuto, ma soprattutto, vedete, si è formata questa pellicina all'esterno e questo grazie al fatto che abbiamo appunto scoperto il panettone. Adesso incidiamo. E una volta inciso mettiamo una noce di burro al centro. E ora cuociamo il nostro panettone in forno statico preriscaldato alla temperatura di 165 gradi per 50 minuti circa. Eccolo qui, il nostro panettone appena sfornato. Ho già fatto la prova a stecchino, ma la rifaccio insieme a voi. Eccolo qui, perfettamente cotto. Ora infilziamo il panettone, nel mio caso con degli spiedini di bambù, e lo capovolgiamo.
Lo terrò così fino al completo raffreddamento. E una volta capovolto lo copro. Ho lasciato il panettone capovolto per una notte e ora è il momento di togliere gli spiedini e tagliarne una fetta insieme. Io non credo che ci siano molte parole da dire. Abbiamo realizzato un panettone con impasto unico, fatto interamente a mano e il risultato è semplicemente straordinario. Vorrei che foste qui per sentire il profumo di questo panettone e inoltre io credo che possiate vedere tutti l'incredibile sofficità. Ha un'alveolatura fantastica. Vi dico solo provatelo, provatelo, provatelo. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che il mio panettone sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.